Ciao a tutti, siamo oggi in provincia di Padova alla Nuova Ludica 2014. Per l'occasione vi mostreremo un gioco che proveremo qui, che è Race Formula 90, e data la situazione particolare sarà un tutorizzatore di eccezione a spiegarcelo, il nostro webmaster, quello che tutti voi volete picchiare quando il sito non funziona, Daniel. In questo gioco si simula letteralmente un Gran Premio di Formula 1, infatti i giocatori saranno tenuti a realizzare un intero Gran Premio, che può essere quello di Monza o quello del Hungaroring, nell'intero arco dei 53 giri che compongono una gara. La caratteristica fondamentale di questo gioco è che non si realizza un vero e proprio giro completo, ma in ogni momento si fotografa la situazione istantanea. Infatti la partita non durerà 53 giri effettivi, ma 26 turni. Analizzo un po' il tabellone. Il tabellone è diviso in sezioni. Ci sono 3 categorie di sezioni: i rettilini, le frenate, le sezioni di frenata e le curve. Ogni sezione presenta delle caratteristiche particolari che andranno a influenzare i sorpassi, in modalità di doppiaggio e altre caratteristiche intrinseche del gioco. Il gioco è sostanzialmente un gioco di carte dove i giocatori saranno tenuti nel loro turno a giocare un tipo caratteristico, una particolare combinazione di carte che rappresenta nel dettaglio il numero di punti in movimento che potranno utilizzare con le loro vetture. Anatomia di una carta: simbolo caratteristico, il colore e il numero di punti in movimento che ha quella carta, eventuali danni da pagare e il valore del check. Durante il proprio turno i giocatori semplicemente giocheranno una o 2 carte e muoveranno la propria autovettura di tante sezioni quanto indicato dalla carta. Poi a questo intervengono notevoli fattori quali i sorpassi, il fatto che bisogna fermarsi in curva, bandiere gialle e altre caratteristiche particolari. Ad ogni giocatore viene data una plancia. Questa plancia contiene la caratteristica che rappresenta il numero di gomme che la propria vettura ha a disposizione, un numero di carte che rappresenterà la propria mano e un numero di punti danno che la propria autovettura potrà contenere. Inoltre c'è lo spazio per la strategia di gara, la skill, ovvero la caratteristica intrinseca del pilota, e uno spazio dove andrà messa una carta che rappresenterà come indicato il target check. Poi abbiamo le caratteristiche del pilota, sono 6 e vanno scelte all'inizio del gioco e non potranno più essere cambiate. Esse danno delle caratteristiche particolari, ad esempio vantaggi nei doppiaggi o vantaggi in particolari situazioni di sorpasso. Poi abbiamo la strategia, i segnalini che rappresentano la strategia di gara. Questo è il vantaggio che può essere cambiata ad ogni pit stop e dà dei particolari vantaggi in base alla situazione. In certe circostanze può essere richiesto di effettuare un check, ad esempio quando si gioca una carta che lo richiede. Un check è un aspetto molto semplice ma fondamentale del gioco. Sostanzialmente bisogna giocare una carta che abbia un valore di check inferiore a quella del proprio target check. Quindi in questo caso si può giocare una carta con valore inferiore, il 31, può essere dalla propria mano quella appena utilizzata, e va messa qui. Quindi man mano che si faranno dei check che andranno a buon fine, il valore del check diventerà sempre più basso e sarà sempre più difficile effettuare un check. Ma che dire di questo interessante simulatore di corse? Non è male, ha una buona meccanica, molti spunti interessanti. Certo, siamo sull'ambito dell'hardcore game, non è un gioco per tutti, togliersi dalla testa i neofiti. Le regole forse non è che siano tante, è che ci sono veramente tanti casi particolari, tante eccezioni, tante particolarità. Cioè nel complesso per me è buono. Io mi aspettavo quasi da quello che avevo letto, quasi un tedesco, invece c'è un aspetto casuale che però non mi disturba sinceramente più di tanto. Molto belli alcuni aspetti tipo le tessere strategia, possibilità grazie ad alcune skill di cambiare le tessere strategia in corso d'opera, quindi durante la gara. Veramente le carte che vengono giocate in base a come sei entrato in curva, se giochi una certa carta puoi usare determinati bonus, tiene conto veramente di un sacco di cose e ha una meccanica ben realizzata, ben strutturata, veramente un gran gioco. Detto questo bisogna passare ai lati negativi. Allora, primo su tutti la componentistica. Questa è la safety car, che a me sembra una Panda. Questa è la macchinina, forse l'aspetto anche meno peggiore. I tasselli che hanno avuto anche dei problemi di defustellazione, cioè la fustella che riteniamo non era proprio delle migliori, infatti rimangono
evidenti segni di defustellamento, e infine le carte che io ci soffio sopra, la carta si apre, devo dare uno miliardo di euro a Daniel perché gli ho fatto fuori una carta da quanto è fragile. Tra l'altro sono anche fuori formato, quindi neanche tanto semplice da imbustare. Quindi insomma, sinceramente, a fronte di una grafica che secondo me non è male, ci troviamo una componentistica che è un po' calante, un po' carente, insomma, questo bisogna dirlo. Altre cose, mi aspettavo un simulativo, il gioco non l'ho vissuto come simulativo, ci sono proprio certe cose che non sono riuscite a farmi entrare in testa. Per l'idea di poter giocare carte e variare io il meteo mi faceva uscire fuori di melona mentre giocavo, sinceramente, non l'ho percepito come simulativo. Altra cosa, i bot, che secondo me qui si parla di una mezza occasione sprecata, perché i bot sono quello che doveva dare il pepe in più della gara, cioè giocatori automatici. Di fatto sono qualcosa che all'inizio ti rompono tanto le scatole, verso la fine del gioco non ti accorgi neanche che ci sono, se non che ne hai quasi tutti dietro a te perché doppiati e uno o due davanti che ormai ti hanno distrutto e silurato e quasi impossibili da raggiungere. Parlando anche con chi ha provato questo gioco più volte, sembra che tutte le volte quasi abbia vinto un bot, quindi forse andava calibrata un po' meglio. Alcune cose anche a livello di regolamento, il regolamento appunto è lacunoso, ci sono alcune tessere in cui c'è scritto quella del sorpasso che dovrebbe indicare che per far sorpassare in curva servono 2 punti, poi a fianco c'è rettilineo -1, ti deve pensare che -1 significa che devi togliere via un punto per superare, invece è -1, un po' strano. Vabbè, comunque complessivamente, tagliando corto, per me è una 6,5. Dopo questa prima partita sono veramente stordito, Race mi ha lasciato senza benzina e questo perché il regolamento è troppo cavilloso. A inizio partita pensavo che un regolamento così corposo, così pieno di cavilli, fosse stato, quindi un regolamento meno fluido del solito, fosse stato fatto per bilanciare tutti i vari aspetti di questa simulazione, e in realtà così non è fino in fondo. Innanzitutto c'è un certo peso della fortuna, ma questo lo apprezzo. Ma quello che ho capito dal regolamento, quantomeno avendo provato la versione estesa, è che è veramente difficile la partita contro i bot. Quindi per buona parte della partita di fatto si tratta tra i giocatori di collaborare contro i bot, che di fatto possono fuggire via rendendo di fatto doppia la classifica, quella dei bot e quella degli umani. Non è esattamente quello che mi aspettavo da un gioco di percorso, così come da un gioco di percorso mi aspetto un regolamento, ripeto, più fluido e tempi di gioco molto più compatibili con l'ambientazione. In realtà l'aspetto simulativo l'ho apprezzato, ci sono tanti aspetti delle corse che in realtà ritroviamo in race, a meno di una determinante: il giro non è un giro della pista, ma è semplicemente appunto una fotografia del momento, e questo è una pecca fondamentale. In pratica il traguardo non esiste. Dall'altra parte, sempre da un punto di vista delle meccaniche, è un po' incoerente avere il controllo sul meteo. Va bene i miracoli, ma questo mi sembra un po' troppo. Ho apprezzato in realtà anche la parte della componentistica che mi pare abbastanza positiva e che solleva il mio punteggio di mezzo punto, ma non raggiungiamo la sufficienza. Per me questo è un 5,5. PS, per quanto riguarda la componentistica, è scandaloso che all'interno della confezione non sia presente un sacchetto opaco nel quale poter pescare i segnalini danno. Formula 90 non è solo una posizione sessuale, è un gioco simulativo di macchine da corsa, nello specifico macchine della Formula 1, che è diventata 90. Gioco dalla componentistica scandalosa, e non scherzo perché i materiali sono presi dagli ovetti Kinder, ma che riserva tanti colpi di sorpresa. Per un giocatore come me, appunto American, si può tentare appunto la strada della fortuna, ma è una strada pericolosissima. Io penso ho fatto la metà della partita fuori pista, però se avessi giocato un pochino più in maniera strategica e avessi sfruttato meglio le mie carte, sono sicuro che il risultato sarebbe stato migliore. Quindi c'è un lato di fortuna, di avventura, che dà al gioco una marcia in più. È un gioco lungo, molto impegnativo, ci vuole almeno un pomeriggio secondo me per giocarli, ma fondamentale è avere qualcuno che conosca bene il gioco, che ve lo spiega, perché sennò è caos totale, perché le regole sono così cavigliose, piccoli punti, che si fa veramente fatica, e la prima partita senza un istruttore
secondo me arriva sulle 8 ore tranquillamente. Detto questo, considerando che sono arrivato ultimo, gli do comunque un buon voto, gli do un 7. Allora, Race Formula 90 è un bel gioco di simulazione con delle caratteristiche che veramente mi riportano ai Gran Premi che guardavo spesso quando ero adolescente e fatalità proprio in quegli anni in cui è ambientato il gioco. E quindi ci sono veramente le cose che vedevo all'interno dei Gran Premi, anche parti molto statiche in cui succede poco e parti invece in cui proprio quando ci sono i pit stop in cui il gioco si movimenta e quindi crea un po' più di variabilità all'interno della partita e dei colpi di scena. Il gioco è un card driven, ovvero gestiamo tutto tramite la nostra mano di carte. Questo significa che bisogna avere una buona varietà e bisogna essere anche fortunati nella pesca per riuscire a muoverci di quanto vogliamo e riuscire a fare quelle combinazioni che ci permettono di ottenere dei grossi vantaggi, dei buoni effetti combinati con tutte le altre particolarità del gioco che sono la strategia, come abbiamo configurato la macchina e tutte le altre cose che ci vanno dietro. Aspetti meno positivi di questo sono il comparto grafico della componentistica che poteva sicuramente essere fatto meglio e più funzionale, soprattutto un buon riassunto per ricordarsi tutte le quantità di eccezioni che il gioco presenta, e la gestione dei bot, dei robot, il movimento delle macchine che si muovono assieme ai giocatori. Alcune cose hanno la loro logica, altre un po' meno, soprattutto il fatto che dei pit stop legati a questi o dei sorpassi o altre peculiarità che rendono veramente difficile arrivare primi davanti a loro. Quindi tirate le somme, direi buon gioco di simulazione, prendetevi del tempo per impararlo, vi serviranno 2 o 3 partite sicuramente per prendere confidenza, se vi piace la Formula 1 sicuramente vi piacerà, quindi un 7,5. PS, dimenticavo, scusate, ma è la battuta che mi sono preparato dall'inizio del gioco. Questo gioco è veramente macchinoso nelle regole. Potete ridere adesso. Che bello. Guarda, sono quasi commosso da questa